Andrea Pedrazzani, buongiorno. Luglio 2022 Italia e siamo in crisi di governo, però non è esattamente una novità per l'Italia essere in crisi di governo. Ti chiedo quindi, dato che tu da studioso di scienza politica ti occupi proprio di questi temi, se siamo un caso isolato, se l'Italia è un unicum o se ci sono altri paesi con crisi di governo così frequenti e se è sempre stato così o se durante la Prima Repubblica c'erano dinamiche un po' differenti. In Italia, come è risaputo, il fenomeno è abbastanza frequente. Si può parlare di una instabilità cronica dei governi italiani. Durante la Prima Repubblica i governi italiani restavano in carica in media meno di un anno. Successivamente, cioè nel corso della cosiddetta Seconda Repubblica, i governi italiani hanno avuto una durata un po' più lunga, mediamente superiore a un anno, ma con alcune differenze. Per esempio, gli esecutivi di centrodestra, guidati da Berlusconi, hanno avuto una vita più lunga di quelli di centrosinistra. La Seconda Repubblica ha visto spesso affrontarsi alle elezioni due coalizioni preelettorali, una di centrodestra e una di centrosinistra, e teniamo presente che la coalizione uscita vincente dal voto non è mai riuscita a trasformarsi in un governo capace di durare per tutta la legislatura. L'unica parziale eccezione è stata il governo Prodi 2 e questo significa che, a parte il caso del Prodi 2, il governo che ha inaugurato la legislatura è sempre stato sostituito durante la legislatura stessa. E in tutti questi casi la coalizione di governo è stata sostituita da una coalizione con composizione partitica almeno parzialmente diversa. L'Italia ha i numeri più alti se si guarda alle crisi e all'instabilità del governo, ma non è un caso unico. Per varie ragioni il governo in carica viene spesso sostituito in paesi come il Belgio, la Francia, la Finlandia, la Danimarca e la Grecia. Vale la pena sottolineare che ci sono paesi come per esempio la Danimarca e la Grecia, dove quando il governo in carica termina si va di solito a nuove elezioni, spesso perché è il governo a manipolare opportunisticamente la data delle nuove elezioni. E invece ci sono altri paesi come l'Italia dove quando il governo termina viene di solito sostituito con un altro governo durante la stessa legislatura. Tra i fattori che sembrano minare la stabilità dei governi troviamo l'eterogeneità all'interno della coalizione, come nel caso italiano spesso, la polarizzazione nel Parlamento, quindi nel sistema partitico, e poi ci sono elementi che sembrano stabilizzare i governi, come la presenza di accordi formali, patti di coalizione, ma questo si applica poco al caso italiano. La crisi a cui siamo di fronte in questo momento è una crisi che è stata scatenata da Giuseppe Conte per il termovalorizzatore di Roma ufficialmente ed è stata scatenata da un politico che è a capo di un partito, il Movimento 5 Stelle, ma sta al di fuori del Parlamento. È una circostanza insolita, particolare? No, il fatto non è insolito. Spesso le crisi di governo in Italia hanno una natura, per così dire, extraparlamentare. Sostanzialmente il governo in carica si dimette senza che vi sia un voto di sfiducia esplicito in Parlamento. Durante la Prima Repubblica molti governi sono caduti dopo che un progetto di legge ritenuto rilevante per il governo non aveva ottenuto approvazione in Parlamento, anche in questo caso, anche con Draghi. Ma sempre nella Prima Repubblica nessun governo è stato sfiduciato apertamente in aula. Teniamo presente che anche nella Seconda Repubblica molte crisi di governo si sono consumate fuori dal Parlamento, appunto come la crisi del governo Draghi. Tuttavia, due governi hanno ottenuto una sfiducia aperta in Parlamento, il Prodi 1 nel 98 e il Prodi 2 10 anni dopo. Ci hai dato nella tua analisi una serie di minimi comuni denominatori per quanto riguarda le crisi di governo, in particolare quelle italiane. Sono tutte uguali o ce n'è una che in qualche modo fa caso scuola, ti ha colpito particolarmente? Un caso interessante è la caduta del governo Letta.
Si tratta, nel 2014, si tratta dell'unico caso nella Seconda Repubblica in cui il primo ministro dà le dimissioni perché è costretto dal suo stesso partito. Nel febbraio del 2014 la direzione nazionale del PD approva una mozione in cui si chiede a Letta di dimettersi e in cui si invoca un nuovo governo. Mozione proposta dal leader del PD di allora, Matteo Renzi. Conti fatti, in Italia quanti governi sono arrivati a fine legislatura in tutta tranquillità? Neanche uno. Neanche uno.